Partiamo dal presupposto che siamo tutti sensitivi. Cosa vuol dire essere sensitivi? Vuol dire sensitivo è qualcuno che sente, che utilizza i propri sensi. Noi entriamo in relazione con la realtà attraverso i nostri sensi, i cinque sensi, che noi chiamiamo esterni, che ci mettono in contatto con la realtà, ma l'essere umano possiede molti più sensi di questi cinque. Arriviamo a quantificarle se volessimo a più di 40, ma limitiamoci ad alcuni di essi che ci permettono di allargare il nostro campo della percezione. Chiaramente questo significa che la realtà si amplifica, o meglio, siamo noi che ci amplifichiamo rispetto alla realtà. Se normalmente ci misuriamo con quello che i cinque sensi ci trasmettono, portando dentro di noi le informazioni del mondo che ci circonda, quando parliamo di sensitività vuol dire che entra in campo qualcosa in più. Immaginiamo proprio un senso o più sensi in più, si dice anche sesto senso, ecco, come dire che c'è un sentire che è più ampio. Un sentire che si collega anche a quello che noi in realtà siamo come campo psichico. Dobbiamo in questo caso riferirci non tanto alla psiche così come oggi viene intesa nel mondo moderno, che tende a misurare tutto in una logica estremamente razionale, quindi estremamente limitativa e limitata. La psiche, così come la intendevano gli antichi greci, è un campo più ampio della sola mente, decisamente più ampio di quello che misura la nostra corteccia prefrontale, quindi la nostra parte più logico-razionale o la nostra appunto componente più logica. È qualcosa che ci porta a entrare in contatto come psiche con un campo diciamo morfologico, ma anche con un campo sensoriale decisamente più allargato di quello che noi normalmente siamo o con cui ci identifichiamo. Ecco che allora possiamo in alcuni momenti, soprattutto in alcuni precisi momenti, improvvisamente avere delle percezioni o sentire qualcosa che va al di là di quello che è ciò che normalmente noi percepiamo o sentiamo. Ecco perché sono partita con questa affermazione che dice siamo tutti sensitivi, non esiste il sensitivo dotato di questa facoltà e gli altri poverini che non potranno mai farlo. Vero è che per alcune persone queste facoltà o questa capacità di sentire è qualcosa che è un po' più in superficie, fa più parte della propria natura e questo può dipendere sia da esperienze di vite precedenti, quindi di facoltà che si sono sviluppate in altre esistenze, può dipendere anche e dipende tantissimo anche dall'ambiente in cui siamo nati e in cui siamo cresciuti, perché naturalmente tutti subiamo dei forti condizionamenti, quindi è chiaro che se sei cresciuto in un ambiente iperrazionale dove tutto è vero soltanto se lo vedo, se lo tocco, se cade sotto i cinque sensi, sarai portato più facilmente a replicare questo modello. Ma tutti quanti possiamo allargare questa nostra sensorialità e aprirci anche a altre esperienze. Cosa vuol dire? Vuol dire entrare in contatto con altre forme di esistenza. Allora qui entriamo in un campo che sfiora poi la sensitività, ma anche la medianità. Che cos'è un medium? Medium, lo dice la parola stessa, è un mezzo tra un mezzo umano, una persona che diventa tramite tra sé e magari sé e gli altri e delle forze, delle entità, delle intelligenze. Qui le parole sono sempre limitanti perché diciamo sono anche correlate all'epoca in cui si vive. Anni fa si parlava di spiriti, siamo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, era il momento dello spiritismo e quindi gli spiriti dei defunti. Oggi questo tipo di visione ci fa sorridere, ci sembra qualcosa di arcaico, però tanti fanno channeling sul pianeta. E cos'è questo channeling, questo essere canale, essere medium? E cosa canalizzano? I più non lo sanno. Roba, entità, qualcuno gli alieni, qualcuno altre intelligenze, qualcuno sì, probabilmente aspetti disincarnati. Quindi
di fatto questo è un meccanismo ed è una possibilità che l'essere umano ha sempre avuto, che continua ad avere. Se oggi come oggi è poco culturale, quindi a scuola noi non impariamo a sviluppare la nostra medianità e la nostra sensitività, anzi, se qualcuno magari ha delle percezioni un pochino fuori dalla norma, quelle che si chiamano appunto percezioni di facoltà ESP o comunque ultrasensoriali, viene visto un po' come o il grullo della situazione, quello strano, quello che... Ecco, parliamo chiaramente di percezioni in stato di lucidità, voglio dire non sotto l'uso di effetto di droghe o di abuso di alcolici, quello è un altro campo che eventualmente toccheremo, ma non riguarda quello di cui sto parlando. Quindi l'essere umano ha sempre avuto e ha tuttora queste facoltà, chiaramente non contemplarle, non saperle, non parlarne, non avere come conoscenza culturale non ci porta a svilupparlo. Però se noi vogliamo, possiamo sviluppare queste facoltà. È qualcosa di assolutamente possibile per l'essere umano. Naturalmente siamo di solito attratti dall'aspetto fenomenico e va detto che per sviluppare le facoltà, compresa la medianità, cioè essere un mezzo tra sé e un altro campo di forze, intelligenze, non pensiamo soltanto a qualcosa che ha a che fare con i morti, anzi vorrei che rimanessimo su un campo più solare. Quando si parla di mettersi in contatto con il mondo vegetale, per esempio, che sappiamo essere un mondo vivo, significa diventare medium, medium con un campo di intelligenza che è diverso da quello umano. Questo succede anche con gli animali, può succedere anche con gli animali, può succedere anche con entità disincarnate. Cosa sono queste entità? È difficilissimo dirlo. Possono essere, sì, in alcuni casi, entità che si sono identificate con dei defunti, di solito personaggi famosi. Questo era in voga soprattutto ai primi del Novecento fino a circa gli anni 70, le sedute spiritiche in cui arrivava l'entità. E chi era? Carlo Magno, era Napoleone, era magari lo stesso Napoleone andava in tanti tavoli diversi in vari punti, perché queste sono entità che si identificano con la storia di qualcuno che non c'è più, che può essere un personaggio famoso, ma può essere anche il tuo nonno piuttosto che il tuo parente. Oppure parliamo di entità anche che vengono formate dalle persone. Dobbiamo considerare che il nostro campo psichico ha un potenziale enorme, la nostra mente produce forme pensiero. Le forme pensiero, se vengono coltivate a lungo, si addensano nella materia. Se poi queste forme pensiero sono frutto di più pensieri collegati, per esempio di un gruppo di persone che si incontra periodicamente per fare sperimentazione nel campo della medianità, per esempio con tavola Ouija o con planchette, ecco che si può proprio andare a formare un'entità o più entità che sono sostanzialmente delle entità che partono come base dalla componente psichica delle persone presenti, ma poi sviluppano una propria capacità di entrare in relazione, ma soprattutto un'intelligenza maggiore e superiore a quella che le ha formate. Quindi nel campo dell'entità più o meno ci muoviamo a questo livello, si parla anche di entità, di popoli disincarnati, di conoscenze disincarnate, di anime, e non sono le anime così come le pensiamo noi, sono campi psichici che rimangono per continuare a poter trasmettere determinate conoscenze. È molto vasto il campo dell'oltre, come dire, è pieno di onde radio, e quando diventi medium o quando coltivi questa capacità di diventare medium, si tratta di sintonizzarsi su una certa frequenza di queste onde radio, perché se le ascolti tutte insieme è come ascoltare tutte le stazioni contemporaneamente, non senti nessuna musica. E dobbiamo anche dirci che non tutte le presenze dell'oltre sono necessariamente positive, di pronte solo per aiutarci, per darci strumenti di evoluzione. Come in tutte le scacchiere ci sono le pedine bianche, ci sono le pedine scure, quindi occorre anche una certa prudenza nell'aprirsi a questo campo. La prudenza ha a che fare con il metodo. La cosa che io consiglio,
perché è anche quello che io stessa ho sviluppato nella mia esperienza, è quella di innanzitutto lavorare a questo tipo di aspetto con una certa continuità e regolarità, a partire dal respiro. La prima cosa che ci serve è imparare a respirare in un determinato modo, peraltro con una respirazione profonda, inspirando dal naso, espirando dalla bocca, con una regolarità, trovando un proprio ritmo. Questo con una regolarità quotidiana, meglio ancora se la sera prima di dormire, o comunque a un'ora fissa del giorno. E qui arriviamo alle regole per potersi muovere con sicurezza all'interno di un campo che comunque comporta dei rischi, dobbiamo dircelo che comporta dei rischi, rischi quali l'essere abitati poi da entità e non essere quindi più liberi, perché ci sono tanti livelli di entità, dicevo, compreso entità che possiamo definire larve, che già la parola non è che ci fa pensare a qualcosa di molto edificante. Le larve sono delle entità di bassa frequenza, molto bassa, che hanno un unico scopo, quello di continuare a sopravvivere. Per sopravvivere hanno bisogno di energia e l'energia la possono prendere soltanto da chi è vivo, da chi è nella forma, dall'essere vivente. Quindi teniamo presente che tutta la medianità implica che il medium fornisce energia all'entità, però è molto importante che il medium abbia il controllo di questo aspetto e per avere il controllo torniamo al metodo. Nel caso dell'impossessazione di larva può diventare qualcosa di estremamente imbarazzante perché è la larva a quel punto che prende il controllo sulla persona perché più mangia e più ha fame e quindi chiederà ancora più cibo che di solito passa attraverso le emozioni, attraverso dare comandi che la persona esegue, insomma ci sono stati dei casi. Quindi parlando di entità di bassa frequenza come le larve dobbiamo stare attenti a non diventare un buon pasticcino per queste forze. E come si fa? Allora, partiamo dal respiro, regolarità quotidiana, possibilmente alla stessa ora anche nell'applicarsi a un metodo medianico, possibilmente scegliendo una fascia del giorno in cui puoi dedicare un tempo che non deve essere magari inferiore ai 10 minuti, ma certamente non deve superare i 20-25 minuti. Questo proprio per una questione di sicurezza. E poi avere un metodo. Aprirsi alla medianità significa saper aprire e saper chiudere le porte a questo tipo di sensitività. Ecco che non si tratta soltanto quindi di fare un channeling spontaneo, mettersi lì e ascolto. Io consiglio di dotarsi di un metodo che può essere la radiestesia, per esempio, quindi un pendolino radiestesico, può essere la telescrittura o scrittura automatica, quindi una penna, un foglio, mettersi, respirare, mettersi anche a occhi chiusi e aspettare che arrivi il movimento automatico della mano. Più vuoto di pensiero fai, più vuoto mentale fai, meglio è. Non devi pensare, devi lasciare andare. Chiaramente anche ponendo delle domande, aprendosi a questo campo, non semplicemente rimanendo in ascolto di qualsiasi cosa arriva. Si può anche scivolare dentro di sé, andare a aprire delle porte a quelli che sono le nostre guide, i nostri maestri interiori, cioè quel campo psichico a cui mi riferivo inizialmente, ancora più ampio di quello che noi sappiamo di sapere, perché noi sappiamo di sapere una piccola parte di quello che in realtà conosciamo, avere accesso a quelle porte, far entrare queste figure, non dobbiamo confondere la personalizzazione che possono prendere nella nostra immaginazione, quella esclusivamente parte del metodo, con quello che poi sono entità o intelligenze con cui veniamo in contatto. Quindi saper aprire e saper chiudere, c'è un momento di apertura e poi c'è un momento di chiusura, non si rimane sensitivi e medium 24 ore su 24 perché questo coincide con la follia. Altro elemento di sicurezza è l'ambiente in cui tutto questo viene fatto. Dovrebbe essere un ambiente sicuro, protetto. Cosa vuol dire? Ci sono dei profumi che favoriscono l'apertura della medianità, semplicemente l'incenso o anche il profumo di sandalo, che comunque se viene liberato nell'ambiente predispone anche alla medianità.
Possibilmente tutto questo va fatto in un ambiente che non sia un ambiente, come dire, troppo evocativo e troppo pieno di queste forze. Mi capita a volte di vedere giovani che si esprimono o provano queste esperienze con l'idea di fare la cosa più furba del mondo, magari facendo una Ouija in un cimitero, in luogo dove è avvenuto un massacro. Questo è molto pericoloso. Lì sì che ci sono molte larve e si può rimanere un po' intrappolati in questa situazione, portarsi poi dietro qualcosa che si esprime su di te anche attraverso la malattia, sicuramente attraverso qualcosa che interagisce col tuo equilibrio psicofisico, ma anche nell'ambiente, ecco che allora si cominciano a sentire colpi in casa, rumori, non è un bel segnale. Teniamo presente che è importante saper aprire e saper chiudere per mantenere una frequenza pulita e siamo noi che gestiamo, non può mai essere un'entità che gestisce, noi dobbiamo, pur se l'entità è più ampia del nostro campo di conoscenza, dobbiamo essere quel mezzo che sa quando aprire e poi quando chiudere questo tipo di relazione. Il mio invito a tutti coloro che si vogliono aprire a questa esperienza di aprirsi alla propria medianità e dare spazio al proprio campo di amplificazione della propria sensorialità è sicuramente l'invito a farlo perché significa aumentare il proprio campo di conoscenza e anche poter esplorare la realtà da tanti punti di vista decisamente più ampli. Farlo con prudenza, utilizzando un metodo, farlo nei luoghi giusti e anche con le persone giuste, astenersi dagli eccessi, sia che siano alimentari, sia che siano di alcol, sicuramente non fare uso di droghe, dotarsi di un metodo e soprattutto avere idea precisa di cosa si vuole andare a indagare, che cosa si vuole andare a contattare. Si può fare anche all'aperto, in un bel bosco per esempio, contattando gli alberi, gli spiriti di natura. La scelta è individuale, ma l'importante è rimanere all'interno di qualcosa che sia evolutivo e non soltanto fenomenico.